Ciao e benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Se non lo avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale. Oggi vi parlerò del metodo di canto scritto da Gaspare Spontini, intitolato Ristretto di esercizi per bene apprendere la maniera di canto e lezioni di portamento, di ornamento ed espressione. Prima di affrontare questo argomento vi consiglio di vedere il video dove ho illustrato il rapporto di Gaspare Spontini con il canto. Presso la Biblioteca Nazionale di Francia è conservato il manoscritto autografo proveniente dalla collezione privata di Charles Malherbe, spero che la pronuncia sia corretta, che fu violinista, musicologo, compositore ed editore musicale. Alla sua morte la sua importante collezione privata di documenti, composta da lettere autografe e importanti manoscritti, fu donata al Conservatorio di Parigi e poi dal 1964 tutti i documenti furono collocati presso la Biblioteca Nazionale di Francia. Il documento non è datato dall'autore e fu scritto probabilmente nell'ultimo decennio del Settecento, come sosteneva Alberto Ghislanzoni nel suo studio critico su Spontini. Sbarcato finalmente a Palermo e introdotto nell'ambiente della locale aristocrazia, Spontini incominciò ad impartire lezioni di canto, utilizzando quel ristretto di esercizi per bene apprendere la maniera di canto, lezioni di portamento, di ornamento ed espressione, che nel frattempo aveva compilato e che ci è pervenuto nell'autografo. È singolare pensare che nel paese delle scuole del bel canto, anche se il documento è inserito in molti cataloghi riguardanti la produzione del musicista maiolatese, solo nel 2012 è stato trascritto in edizione moderna e pubblicato da Casa Ricordi. Il metodo è composto da 32 esercizi, che è un numero canonico per questo tipo di volumi. Gli esercizi sono di difficoltà crescente per voce di soprano, ma vi ricordo che l'esercizio presentato può essere adattato dallo studente a ogni registro vocale e quindi adattato alla propria tessitura. Così, anche la corretta e completa esecuzione di un esercizio si raggiungerà con il costante studio senza sforzare la propria voce. Possiamo dividere il metodo in due parti, la prima che comprende esercizi tecnici e la seconda che comprende esercizi per l'interpretazione. Nella prima parte troviamo 10 esercizi per l'intonazione e 7 per la flessibilità della voce. Se con gli esercizi della prima parte abbiamo acquisito la competenza tecnica di base, nella seconda parte troviamo 6 esercizi per l'espressività, quindi esercizi per l'interpretazione e la padronanza dell'arte del canto, al fine di suscitare emozioni nell'ascoltatore, come dice l'autore, diverse maniere di porgere la voce, oppure l'uso degli abbellimenti che formano il canto piacevole e insinuante. Seguono poi 6 esercizi di agilità riepilogativi e di gestione del fiato. Il tutto è preparatorio agli ultimi 3 esercizi di abbellimenti e cadenze. L'edizione moderna è in 4 lingue con un apparato dove sono illustrate le caratteristiche del manoscritto autografo, per esempio dove è conservato, e le scelte che sono state fatte per la pubblicazione in edizione moderna. Punto di forza di questo metodo sono tutte le indicazioni e i suggerimenti che sono state scritte da Spontini e che sono state riportate con grandissima precisione. Una curiosità, nel preparare il volume che sarebbe andato in tutto il mondo è stato scelto un titolo generico come metodo di canto che subito spiega che cosa si trova all'interno del volume e il titolo originale dato da Spontini è stato inserito all'interno, ristretto per bene apprendere eccetera. Basta pensare che nel mondo il termine ristretto è legato al caffè. Su questo canale vi presenterò altri metodi di canto perché più leggiamo, studiamo e più abbiamo la possibilità di incontrare quell'esercizio, quella frase che possono essere per noi importanti. Spero che questo argomento sia stato interessante, grazie e a presto!